Buongiorno a tutti, ben ritrovati anche questa domenica mattina con Carpeoro Racconta. Tema, appunto, come mi ha scritto nella descrizione, secondo me interessantissimo, e quindi direi di chiamare subito in causa il protagonista. Ciao Gianfranco, come stai? Ciao a tutti, bene. Dì agli ascoltatori che domenica prossima ti farai sostituire da una persona per cui hai fatto un casting. Sì. Se no questi cominciano a dire che ho litigato pure con te. No. Ma questi sai che... Quello non potrà mai succedere. Purtroppo nel nuovo impiego che ho trovato, soprattutto l'estate, mi toccherà lavorare moltissimo il venerdì, sabato e la domenica, quindi nel limite del possibile cercherò di essere sempre presente con molto piacere, ma capiterà anche che ci saranno dei cambi in corso, delle sostituzioni all'ultima ora. E comunque penso non se ne pentirà nessuno, perché abbiamo scelto bene, lasciamo la suspense su chi sia, quando sia e perché sia, e direi però, come consuetudine, a sto punto di partire con serenità. Cosa ne dici, Gianfranco? La chiamiamo la serenità? La giudichiamo. Eccola qui la serenità. Buongiorno Serena. Buongiorno Marco e buongiorno ovviamente a Gianfranco e a tutti coloro che ci stanno ascoltando, ci stanno guardando, e permettetemi auguri a tutte le mamme. Quindi io vorrei partire anche con questo augurio oggi. Allora, io come sempre prendo spunto dal titolo, anche se poi insomma non sempre è proprio l'argomento che poi va a trattare Gianfranco, però insomma diciamo che io dal titolo prendo queste, in base a quello che mi dà insomma l'idea, il titolo, o degli spunti, insomma varie declinazioni. E oggi mi è venuto in mente questo argomento che ho intitolato Obiettivo e cambiamento. E io partirei dal fatto che intanto i cambiamenti sono sempre difficili. Infatti produrre un cambiamento in sé o nella quotidianità è una delle maggiori difficoltà che l'essere umano comune incontra nel suo cammino cosiddetto terrestre, soprattutto, tra l'altro, quando si tratta di un cambiamento efficace e mirato. Quindi per ottenere il risultato di questa azione è necessario rispondere con estrema sincerità a una domanda particolarmente evolutiva. Voglio subire o voglio gestire il cambiamento? Perché nel primo caso non è richiesta nessuna azione particolare, ma è sufficiente solo reagire a un fenomeno indotto dall'esterno, uno o più fenomeni. Nel secondo caso è fondamentale agire e per farlo è richiesta una determinata quantità di energia. Senza di essa non è possibile modificare qualcosa e l'energia si dirige sempre dove c'è un obiettivo. Infatti, perché la lampadina, per esempio, infonda la luce tutto intorno e quindi ci conceda di vedere, è necessaria l'energia elettrica. Ma senza accendere l'interruttore l'energia non può arrivare. Il cambiamento e di conseguenza le azioni che sono collegate ad esso è possibile solamente quando quindi esiste un obiettivo, esiste uno scopo, esiste una missione. Parlo in maniera ovviamente consapevole, perché diciamo obiettivo, scopo esistono anche in maniera inconsapevole. Quando noi abbiamo consapevolizzato chi siamo e abbiamo scoperto e definito il perché della nostra vita, domanda ovviamente a cui la risposta ovviamente è sempre molto complicata, molto lunga, molto difficile da dare,
allora possiamo poi anche focalizzarci sul come ottenere quel mutamento e quindi riusciamo poi a farlo, quel cambiamento. L'inerzia e l'apatia, ma anche la confusione e quindi il famoso caos, derivano da una mancata definizione degli obiettivi, siano obiettivi di tipo materiale, ma anche immateriale. Infatti, quando non si sa cosa fare è perché ci si è persi, come io dico spesso, nei meandri della vita di qualcun altro e ci siamo dimenticati di noi stessi e di sviluppare i nostri talenti. Queste persone sanno infatti perfettamente cosa non vogliono, ma sono ancora cieche di fronte all'evidenza più grande, che è quella che la vita ci pone di fronte. Quando l'obiettivo è definito e lo si vuole davvero raggiungere, si rigenera l'energia, perché, scusate il gioco di parole, è molto potente e l'azione, quindi il movimento, hanno maggiore forza rispetto all'inerzia. Con uno scopo si è attratti dalla destinazione e quindi si è indotti anche a continuare anche quando si crede di essere stanchi, oppure lo si è in realtà. Senza un obiettivo noi diventiamo invece dei parassiti, degli elementi inutili o addirittura dannosi alla società in particolare, ma anche, diciamo, al cosmo in generale. E quindi sinteticamente, che cos'è un obiettivo, visto che è ciò su cui ci siamo focalizzati, che per avere un cambiamento è necessario averlo? Beh, l'obiettivo, lo scopo, la missione, definiscono chi siamo noi nel momento presente. L'obiettivo, infatti, è ciò a cui si mira con intenzione, quindi con volontà. La differenza rispetto a un desiderio è che nella volontà c'è anche il concetto di agire. Quindi è un desiderio portato nel processo di concretizzazione. Un obiettivo reale, infatti, si alimenta da sé perché quello che io chiamo universo, per rimanere in termini generici, continua a porre sulla nostra strada gli elementi per il suo raggiungimento. Siamo noi che attraverso l'intenzione a ottenerlo poi emettiamo le vibrazioni utili e corrette per poterlo realizzare. E quindi sempre questo universo ci ascolta e lo fa sempre. L'obiettivo è determinato anche dalla volontà dell'anima e questa si incarna in un corpo fisico che la porta a lacerarsi e da quella ferita può sviluppare il talento, ossia l'indicazione e lo strumento per realizzare noi stessi nella quotidianità, rendendo così una utilità al cosmo, cioè essere utili per questa nostra esistenza. Io mi fermo qua e cedo ovviamente la parola a Gianfranco. Ringraziamo Serena per questo apporto di serenità, come tutte le domeniche. Ormai ci stiamo abituando con piacere a questa introduzione e ci vediamo o ti vedranno ancora domenica prossima. Adesso appunto domenica prossima quasi sicuramente io non ci sarò, ma sicuramente tu sarai ancora presente, quindi buona domenica e alla prossima, Serena. Grazie a tutti, buona domenica e alla prossima.